Sì, salve, questo è l'LG G8X con il dual screen. Il peso passa dai 190 grammi del telefono ai 350 con tutto il doppio schermo. Qui c'è l'animazione, vedete, per lo sblocco schermo che non è molto reattivo. Io avevo un OnePlus 6, era molto più veloce. Per quanto riguarda qui, premendo qui ci sono tutte le app che trovate anche sul telefono. Qui c'è l'LG Gamepad, vedete, se clicco qui mi esce il joypad qui e qui posso far partire il gioco sullo schermo. Ovviamente vedete soltanto i giochi che supportano il gamepad fisico. Qui posso chiudere. Poi vabbè, qui c'è il canale gaming di YouTube, dell'LG e così via. Poi qui c'è la galleria YouTube. Se vado questo pulsante qui praticamente si può andare a disattivare questo display esterno qui, oppure impostare un timeout. Si può praticamente si può impostare il dual screen, cioè ciò che viene mostrato su uno schermo passa sull'altro schermo, oppure viene scambiato ciò che viene mostrato su entrambi gli schermi. Poi ci può usare il dual screen, la luminosità che può essere impostata diversamente o in modo uguale all'altro display. Qui si può scegliere lo sfondo, poi qui si può scegliere l'icona, cassette delle app, oppure utilizzare entrambi gli schermi contemporaneamente. La vista screenata, cioè quando attivo il dual screen posso impostare l'apertura di una di queste applicazioni qui che ho sul telefono. Se io vado a navigare in Chrome, vedete, quando innanzitutto metto questo secondo schermo, vedete, oltre alla floating bar che potete vedere nel video precedente, esce quest'altro pulsantino qui, vedete, posso andare a cambiare schermo, passare da uno schermo all'altro, mostrare il principale sul dual screen, vedete, quelle ovviamente evidenziate sono disponibili, questa qui non è disponibile. Qui c'è estendi schermo, vedete, posso navigare, vedete, in questa modalità, in modo che vado nella barra delle ricerche, qui la tastiera la posso andare a separare e così via. Se vado per esempio ad aprire il Play Store, vedete qui per esempio non si può estendere, posso cambiare schermo, vedete, passa da quest'altra parte qui, posso, vedete, mostro a dual screen sul principale, vedete, ripassa nuovamente di qui, oppure posso mettere lo schermo principale a dormire, oppure posso spegnere il dual screen. Vedete, e qui si spegne. Per riattivarlo basta andare nuovamente qui, faccio attiva dual screen. Ci sono poi delle applicazioni, qui vedete, proprio di LG, come c'è quest'altro browser di navigazione Whale, che può essere anche questo, vedete, esteso, e lo vedo anche questo qui col doppio schermo. Se vado per esempio ad aprire un'altra applicazione tipo impostazioni, vedete, posso fare anche qui le stesse cose che potevo fare, vedete, posso cambiare lo schermo, vedete, qui posso per esempio andare in quick memo, anche qui posso fare il chiudi tutto, alla fine questo doppio schermo risulta comodo per fare, ad esempio, nel caso in cui ho un tavolo, quindi posso utilizzare una specie come di computerino portatile, altrimenti portarlo appresso
comunque sono 350 grammi, vedete le dimensioni sono abbastanza. I pulsanti qui sono facilmente aggiungibili, qui ci sono i pulsanti del volume, qui c'è il pulsante dell'assistente vocale, stessa cosa per i pulsanti per il blocco schermo. Ovviamente non può essere cambiata la SIM perché il cassettino della SIM si trova qui sopra, bisogna per forza estrarlo dal telefono. Qui c'è praticamente il foro per il jack audio, per l'altoparlante, e qui c'è questo adattatore che va utilizzato con questo qui per la carica, perché il cavo senza questo non entra, c'è bisogno quindi anche di portarsi appresso questo adattatorino. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.